Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per la sua relazione complicata. Abbiamo la carta della giustizia, amici della bilancia. Può essere un momento di riequilibrio, un momento, diciamo così, di regolarizzazione. E la vostra carta giocate un po' in casa. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono valide per il Sole, l'Ascendente e il segno lunare e per chi volesse una consulenza personalizzata o iniziare un percorso di crescita con me mi può o contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla sezione degli abbonati e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. 4 di spade, 5 di pentacoli, il diavolo, re di bastoni, cinque di bastoni, re di coppe e eremita. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Cercate di adattare la lettura alla vostra realtà, io la lascerò, cercherò di lasciarla aperta. Quello che potete fare è incastrare questa lettura con le previsioni della prima metà di maggio che sono già online. Allora, partiamo da questo 4 di spade. Sacerdotessa, eremita che avete già qui e torre. Allora, devo dire che tra il 4 di spade e la carta dell'eremita sento come se ci sia stato un momento di isolamento. Ora, non importa che siate o no in questa relazione, perché anche per chi è in una relazione sento come un momento di solitudine, proprio all'interno della relazione. Può anche essere un momento dove non ci si riesca a vedere tanto, magari per qualcuno proprio non ci si sente, potrebbe essere esserci questo silenzio stampa che secondo me con questa torre si vuole rompere. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, re di spade e 8 di bastoni. Se state aspettando qualche comunicazione da qualche avvocato o come l'idea che potrebbe volerci ancora un tempo, ragazzi. Il 5 di pentacoli è una carta di carenza. Ora, può esserci una carenza a livello temporale, magari è per quello che c'è questa sorta di distanza, perché magari c'è poco tempo per vedersi, perché sì, sento come se ci fosse un'impossibilità ad incontrarsi, un'impossibilità a vedersi, oppure da parte di uno dei due la disponibilità c'è, però è l'altra parte che fa un po' orecchie da mercante. Io ho come la sensazione che sì, si possa parlare di quando ci si vedrà, però non si fissa mai una data. E se per caso qualcuno di voi è in questo silenzio,
io ho come la sensazione che con questo asso di bastoni qualcuno potrebbe effettivamente iniziare a rompere questo silenzio, fare come un movimento per rompere questo silenzio. Potrebbe essere un messaggio non proprio diretto, cioè magari non siete voi che scrivete sul WhatsApp dell'altra persona, ma potrebbe essere attraverso, non lo so, qualche messaggio tra le righe su Facebook o su qualche altro social, potrebbe essere qualche post-it anonimo sulla macchina, non lo so, come l'idea che non sarà un contatto diretto, sarà più un qualche cosa che farà pensare questa persona a voi. Andiamo a vedere il diavolo. Abbiamo il giudizio. Io sento che volete proprio avervi, volete vivervi, volete amarvi, mi viene da dire, con questo diavolo. C'è tanta passione qui che ha voglia di essere vissuta. Sì, c'è come un'attesa che qui si vuole tagliare. Uno dei due potrebbe anche essere in viaggio. Devo dire che c'è una forte, fortissima attrazione tra voi e questa persona. Andiamo a vedere il re di bastoni. Tre di bastoni. E regina di pentacoli. Sì, da un lato potrebbe esserci distanza. Dall'altro lato sento come delle differenze. Ho come la sensazione che una delle due persone sia più viaggiatrice, mettiamola così, più pioniera, più avventuriera, mentre l'altra persona sia un po' più pacata, un po' più tranquilla, come se i ritmi fossero un po' diversi. Sento che l'altra persona ha come bisogno di fare esperienze. O è una persona che comunque è ehm, come vi posso dire, alla ricerca del proprio scopo di vita, è come se fosse in un momento di transizione, sento. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 6 di coppe luna. Io credo che questo 5 di bastoni sia qua per dirvi che avete bisogno di rielaborare, trasformare o anche buttare giù certe ideologie, certi sogni del passato, certe illusioni o proiezioni con la carta della luna, perché per certi versi ho come la sensazione che stiate un po' lottando contro i mulini a vento. Cioè, non credo che questa situazione o questa relazione possa essere paragonabile o possa rientrare in quello che per voi è il sogno di relazione. Ecco. È vero che c'è la giustizia, che quindi le cose potrebbero arrivare ad un equilibrio, adesso poi andiamo a vedere queste due carte, però ho un po' la sensazione che ci sia come da lavorare questo scambio. Vedete che qui c'è un fanciullo che porge una coppa alla fanciulla, mentre io, per quello che è la visuale della relazione, è un po' come se foste ognuno a conto proprio, ognuno per conto proprio, però ogni tanto vivendosi, accompagnandosi, nonostante ci sia la voglia, ma probabilmente non c'è il tempo, non riuscite a incastrarvi o ci sono interessi diversi, priorità diverse. Andiamo a vedere il re di coppe. Ho preso il mazzo al contrario, quindi li giro. Abbiamo l'appeso e il re di coppe. È come
se voleste più passione da parte di questa persona. Cioè, c'è chimica, mm? C'è e il trasporto, mi dicono. Ho sentito proprio questa parola. Il fatto che magari sia perché sento che è una persona molto pacata, molto ma tutte e due in realtà, solo che è come se non si esponesse, è come se non si volesse far travolgere. Non dico che sia trattenuta, però è proprio ha una pace interna che fa sì che questa persona non si faccia travolgere dalle emozioni, né quelle belle né quelle brutte, troppo facilmente. E quindi è più un... sento come se fosse una bambinona, un bambinone. Vi piacerebbe che questa persona provasse qualche cosa di più, che rientrasse? Guardate, continuo a sentire flag qua. Anche prima ho ignorato, ma continuano a dirmelo. È come una checklist, ok? Mettete il flag, mettete la V, il visto, là dove questa persona può rientrare nel vostro sogno ideale o nel vostro ideale di sogno, di relazione. Perché io ho come la sensazione che dovete prendere le cose per quelle che sono e non cercare di lottare o di cambiare l'altra persona. Andiamo a vedere l'eremita. Mago e matto. Beh, non mi sembra male. Allora, quello che dovete tagliare, secondo me, è questa vostra impazienza e la necessità di avere delle risposte per sentirvi al sicuro. Qui ci sono delle cose che non vi tornano, il discorso della lista, della checklist. Cercate di capire al di là di quello che la persona non vi dà o non rientra come il vostro ideale, qui avete un bellissimo re di coppe, c'è un grandissimo potenziale, ma dovete vedere la persona per quello che è e non per quello che voleste che... Aspettate, non per quello che voi voleste che fosse. E qui comunque c'è un matto, c'è un nuovo inizio, c'è una nuova storia, una nuova relazione. Io sento che con sì, con la carta della giustizia c'è come un riequilibrarsi. La cosa che mi ha colpito fin dall'inizio è che qui abbiamo sacerdotessa e eremita. Anche l'eremita è il maestro spirituale, è il maestro di se stessi e qui abbiamo la maestra dell'occulto, se vogliamo. Quindi sono comunque due archetipi molto molto saggi. Potrebbe anche proprio essere una relazione tra due persone, due anime antiche, intendo. Quindi effettivamente potreste avere nella vostra mappa natale numeri come 8, 9, 11 o 22. La mappa numerologica, non natale. Ehm, E sento come questa grande saggezza di fondo che ha voglia di svilupparsi, solo che la vostra parte, secondo me, tenderebbe a regolarizzare, a dare troppe regole, mi viene da dire, affinché questa persona rientri nel vostro ideale. Però in realtà siete voi che dovete vedere le cose da un altro punto di vista, con la carta dell'appeso, dovete imparare ad amare un pochettino, dovete no, potete, cioè nel senso, dire dovete è brutto, comunque. È necessario imparare ad amare la persona per quello che vi può dare, per quello che è e non, come vi dicevo prima, per quello che vorreste fosse. Diciamo che c'è un momento di nuovo inizio. Il fatto che ci sia l'eremita al contrario, io qui sento come se la cosa potesse un po' uscire dalla norma, perché giustamente c'è comunque questa torre qui. All'inizio qualche tipo di equilibrio si rompe. Se siete in silenzio stampa, sento che alla fine effettivamente di questo periodo che dura diciamo dai 7 ai 15 giorni, questa lettura ragazzi, 7-10 così, c'è un nuovo inizio, c'è un perlomeno un tentativo. È vero che il mago non è girato a testa in su, però un tentativo c'è con questo matto di uscire dal proprio guscio. Andiamo a vedere un oracolo. Baci,
Oh, ma che bella carta! Vi parla di amore incondizionato, di dare e ricevere, di innamoramento. Beh, il re di coppe c'è. Diciamo che più che innamoramento qui lo vedo come un inizio di qualche relazione che può essere sia solo per divertimento, perché è un po' quello, cioè ho come l'idea che voi abbiate bisogno di smuovere un po' il fuoco interno e effettivamente può essere questa persona. Ehm, Dall'altro lato sì che può essere un qualche cosa che dà. Ho quasi paura a dirlo perché vedo questo 6 di coppe al contrario, la luna non vorrei che vi illudesse, ragazzi, perché effettivamente fuoco e fiamme ci sono, però da lì a dire che possa essere veramente l'amore della vostra vita o il prossimo amore, non so, prendetela bassa, cominciate con una conoscenza, con una storiella, con qualcosa di poco impegnativo, anche se sessualmente devo dire che questa cosa è abbastanza travolgente. Può anche essere che nel prossimo periodo qualcuno diventi intimo. C'è un movimento in avanti, ok? C'è come una regolarizzazione di questa situazione. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Quando respiri l'alito della vita, tu inspiri, ma non puoi trattenere a lungo il respiro senza espirare. Il dare e il ricevere sono una sola cosa a doppia direzione, senza la quale non esisterebbe la vita. Apri il cuore e da tutto ciò che puoi di quanto è stato dato a te. Dà il tuo amore, la tua saggezza, la tua comprensione. Dà le cose tangibili come quelle intangibili che ti appartengono. Dà con tutto il cuore e con gioia senza pensare a te. Qui parlava di amore incondizionato, ed è un po' quello, il dare senza aspettarsi nulla in cambio. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione del video o l'iscrizione, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me o una consulenza personalizzata può scrivermi una mail, sotto in descrizione trovate anche il numero di telefono e l'indirizzo della pagina web. Per quello che riguarda la sezione degli abbonati, anche lì trovate tutto il discorso delle credenze limitanti, come trovarle, come identificarle, come cambiarle, ma ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina. Insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale e che sto semplicemente condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Sono 4 playlist, hanno la copertina lilla, sono numerate e vanno visti in ordine cronologico di numero. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!